Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 36. Dopo la disastrosa cena che Yuma ha organizzato con lo scopo di umiliare la famiglia di Sanem, mettendone in evidenza le differenze sociali e culturali, sia Can che Sanem sono tristi ed abbattuti. Quella stessa sera si incontrano al loro solito posto lungo la scogliera, si abbracciano e Can si scusa per il comportamento della madre. Sanem gli esprime la sua preoccupazione per il loro futuro, ma lui la rassicura che tutto andrà bene e che troveranno la loro strada. Allora Sanem, un po' timorosa, gli propone di sposarsi al più presto. Can l'abbraccia e si dice d'accordo, quindi insieme decidono di parlare quella stessa sera con le loro madri. Quando Sanem torna a casa, trova Leila che la sta aspettando perché Mekbè, dopo aver preso un sedativo per calmarsi, è andata a dormire. Al che Sanem racconta del matrimonio solo alla sorella, che ne è felicissima. Leila, a sua volta, le racconta di essersi lasciata con Osman e di doverlo dire alla madre. Quindi decidono di raccontare insieme alla madre le novità, consapevoli che lei si arrabbierà con entrambe. Anche Can, quando torna a casa, trova la madre che ha preso un sedativo per calmarsi ed è andata a letto. E allora comunica ad Emre che sta per sposarsi e che l'indomani lo dirà alla madre. Durante la notte, sia Mekbè che Yuma hanno degli incubi nei quali si ritrovano in situazioni socialmente capovolte. Mekbè sogna di essere ricca e che Yuma è la sua cameriera, mentre Yuma sogna di essere povera e abitare nel quartiere di Mekbè. Il mattino successivo, Leila e Sanem preparano una bella colazione, durante la quale parlare delle loro decisioni, ma Mekbè si alza con un forte mal di testa per l'incubo notturno e di pessimo umore, per cui nessuna delle due ha il coraggio di parlare. A casa di Vit, anche Yuma si alza sconvolta per l'incubo notturno, per cui Can desiste dal parlarle. JJ riesce a confessare ad Ayan che gli abiti da sposi e le fedi sono un'iniziativa della nonna che vuole vederlo sposato prima di morire. Allora le propone di fare una foto vestiti da sposi e di mandargliela e poi loro due continuare la loro storia senza sposarsi. Ayan, delusa e arrabbiata, se ne va via. Yuma si incontra con Pollin e si lamenta del basso livello culturale della famiglia di Sanem e che rappresenterebbe uno scandalo nel loro ambiente. Pollin concorda e dice che non capisce come Can non se ne renda conto, quindi decidono di fare in modo che lo capisca e a questo scopo decidono di organizzare una festa per il compleanno di Can che sarà l'indomani. Sanem va a trovare Can in agenzia, ma come arriva vede la sede invasa di cartoni con l'immagine di Pollin a dimensione reale, che servono a pubblicizzare la presentazione del libro che si terrà quel pomeriggio. Scocciata va nell'ufficio di Can e qui i due ragazzi si raccontano degli incubi delle loro madri e di come nessuno dei due sia riuscito a parlare del loro matrimonio. Sanem poi scaccia la tristezza ricordando a Can del suo compleanno, che lei vuole festeggiare insieme. Alla presentazione del libro, mentre Can e Sanem scherzano tra loro, Pollin si prepara per essere intervistata da due giornalisti. Yuma, con uno stratagemma, fa sapere loro che Pollin è l'ex fidanzata di Can. L'intervista quindi vira subito sul gossip, insinuando un ritorno di fiamma tra loro due. La domanda infastidisce sia Sanem che Can, il quale interviene precisando che loro sono solo colleghi di lavoro. Poi la giornalista, sempre su suggerimento di Yuma, chiede a Can di fare una foto vicino a Pollin. Lui accetta, ma vedendo Sanem triste, la chiama vicino a sé e la presenta sia come editor del libro che come sua fidanzata, prendendo di sorpresa sia sua madre che Pollin e Igit. Quando Sanem e Leila tornano a casa intenzionate a parlare con Mekbè, trovano questa, ignara della fine del fidanzamento, che ha sequestrato Osman per parlare del matrimonio, per cui anche questa volta non riescono a parlarle. Più tardi nella sua camera Sanem prepara il suo regalo per Can, che consiste in un album pieno di foto e dei loro ricordi, il tutto sottolineato da delle bellissime parole. Sanem, in ufficio, continua a preparare il suo regalo e dice che ha voluto che non fosse un oggetto acquistato, ma qualcosa fatto con le sue mani e che dimostrasse tutto il suo amore per lui.
JJ, dopo aver parlato della sua tristezza perché Ayan non lo vuole più sentire, va con Deren e Guliz ad aiutare Sanem a preparare il regalo per Gian. Arriva anche Emre, anche lui coinvolto, che porta delle foto di Gian da bambino. Emre rassicura Sanem che Gian apprezzerà molto il suo regalo proprio perché non è stato acquistato ma fatto da lei. Anche Igit si complimenta con Sanem per l'album che sta realizzando e si offre di aiutarla portandola in una tipografia che conosce e che glielo stamperà subito, visto che deve essere pronto per la sera. Mentre stanno andando via, arriva Gian che vuole portare Sanem a pranzo con lui. Allora Sanem e Igit inventano una scusa confusa che lo irrita ed insospettisce. Yuma, per mandare in fumo la festa che Sanem vuole preparare per Gian, le telefona dicendo che non avendo partecipato ai passati compleanni del figlio, ora ne sta organizzando uno a sorpresa e che inviterà anche i suoi genitori, con i quali si scuserà per il suo comportamento alla cena. Quindi le chiede di aiutarla e Sanem non può fare altro che accettare. Gian intanto si lamenta con Emre per il comportamento ambiguo di Sanem ed Igit, che lo fa infuriare. Allora Emre gli rivela che Sanem gli sta preparando un compleanno a sorpresa e non vuole che lui lo scopra. Arriva Sanem e Gian fa finta di essere arrabbiato e di voler stare solo. Ma davanti ad una dispiaciutissima Sanem le chiede se per caso sta organizzando qualcosa per lui. Sanem conferma, pur rammaricandosi di essere stata scoperta. Gli dà quindi appuntamento per la sera. Arriva la sera e casa di Vit è piena di gente. Arrivano Sanem e Gian, che crede che avrebbe passato la serata da solo con lei, e invece a sorpresa trova tutti i suoi amici chiamati da Pollin e Yuma. Dopo saluti ed abbracci, Gian presenta Sanem come la sua ragazza. Yuma e Pollin ne approfittano per cercare di mettere Sanem in imbarazzo davanti agli amici di Gian, ma lei, con la sua spontaneità, riesce a conquistare le simpatie di tutti. Arrivano i genitori di Sanem, che hanno accettato le scuse di Yuma, e danno a Gian il loro regalo. Sono delle pietre di luna per sostituire quelle che si erano rotte e dicono che il regalo è stato suggerito da Sanem. Gian li ringrazia di cuore e guardando Sanem dice che solo chi lo capisce e lo ama poteva scegliere quel dono. Arriva anche tutto il team dei creativi, capitanati da Deren, e durante la festa JJ si chiarisce finalmente con Ayan e Leila confessa ad Emre di aver lasciato Osman, notizia che lo rende molto felice. Poco dopo arriva il momento della torta e Sanem consegna a Gian il suo regalo. Gian le risponde che già averla con sé è un regalo. Poi lo apre e trova l'album con tutte le foto. Lo sfoglia e abbraccia Sanem commosso. Gian a questo punto ringrazia tutti per la bellissima festa. Poi estrae dalla giacca un astuccio con dentro un anello e dopo aver guardato Nihat, che gli fa un cenno di assenso, chiede a Sanem di sposarlo. Lei accetta felice, tra gli applausi dei presenti e lo stupore di Yuma, Pollin e Mekbe. Con la proposta di matrimonio tanto agoniata di Gian a Sanem si chiude la puntata turca numero 36.